En France, on vit en moyenne 83 ans. J'ai 24 ans et j'ai déjà l'impression que les années passent à toute vitesse. On passe son temps à courir, à planifier, à cocher des cases. Et parfois je me demande, est-ce que je profite vraiment de la vie? En Italie, on vit en moyenne 84 ans. Mais sur une île au milieu de la Méditerranée, les gens défient les statistiques. Mi chiamo Anna Luciano e ho 101 anni compiuti. 98 anni. La Sardaigne, 1,5 million d'habitants et près de 700 centenaires en 2025. En France, il faut tout un pays pour en compter 30 000. Alors je me suis dit, peut-être qu'ils ont compris quelque chose que nous, on a oublié. Je suis partie pour comprendre le secret de la longévité. Qu'est-ce qui rend ces villages si particuliers? Et s'il existait vraiment un secret de jouvence? E l'italiano cosa mangia? La pasta. Pour comprendre ce mystère, il fallait que je rencontre quelqu'un. L'homme qui a tout découvert. Dei frigoriferi che contengono i campioni di DNA. Gianni Pes, médecin, chercheur, c'est la première personne au monde à avoir cartographié la longévité humaine. Di persone di 100 anni, in realtà da 95 a 100 anni. All'epoca io non avevo un computer in realtà, avevo una cartina geografica disegnata a mano della Sardegna e girando per i vari comuni, quando il numero di centenari superava il valore atteso, io mettevo un segnetto con un pennarello blu. C'est comme ça qu'est né le terme zone bleue. Aujourd'hui, on en connaît 5 dans le monde. 5 endroits sur Terre où on vit plus longtemps qu'ailleurs. Mais moi, je voulais comprendre la Sardaigne. Pourquoi ici? In Sardegna il modello alimentare è quello della dieta mediterranea, no? Lei sa che la dieta mediterranea, come quella che c'è in Grecia, comporta soprattutto il consumo di prodotti alimentari di origine vegetale, però in Sardegna, nella parte interna, le proteine di origine animale non erano assenti nella tavola, no? Però soprattutto il consumo elevato era quello di prodotti lattiero-caseari, quindi il latte, il formaggio, anche il formaggio stagionato, e non dimentichiamo che si tratta di una popolazione di pastori. Un peuple de bergers. Mais ici, il n'y a pas que le lait et le fromage, il y a aussi le blé, les pâtes, les recettes transmises depuis des siècles. Et j'avais besoin de les voir de mes propres yeux. Et c'est là que mon voyage commence. Vraiment. Comprendre l'alimentation, ça commence ici dans un agritourisme, pour apprendre à fabriquer les fameuses pâtes d'Usini, un village de l'île. Si chiamano andarinos, è una pasta fatta con la semola rimacinata, acqua e sale. Sono dei piccoli gioiellini, se potete da vedere così, piccoli gioielli che vengono preparati dalle nostre mamme nei periodi delle feste principali del nostro paese. Specialmente alla festa patronale Santa Maria, e così questa pasta è, diciamo, il fiore all'occhiello del nostro paese. Alors on m'a proposé d'essayer et comment dire, si la longévité dépend de la qualité de mes pâtes, je n'irai pas très loin. Al di là dell'alimentazione, un ruolo importante era svolto dall'attività fisica. Attività fisica all'aria aperta, quindi di tipo aerobico. Dobbiamo ricordare anche qua che si trattava di pastori, quindi abituati a percorrere numerosi chilometri, anche decine di chilometri, dietro le greggi, tutti i giorni, e questo interessava più gli uomini, anche se le donne di queste aree erano abituati a fare lo stesso, molti chilometri al giorno, perché andavano per esempio a tagliare la legna nei boschi, nelle foreste. Non dimentichiamo che i pastori, cioè i maschi nel villaggio,
per 9 mesi all'anno stavano fuori, andavano in transumanza, si dice così. Io credo che, se non proprio il segreto, però uno delle componenti più importanti della longevità sia l'attività fisica fatta durante tutta la vita, fin dalla più tenera infanzia, e per molte ore al giorno, e quindi avevano uno stato di salute decisamente migliore che non quei sardi che non praticavano attività all'aria aperta. Je suis allée dans un petit village près de Sassari, à la rencontre de ceux qui vivent ici depuis toujours. Et partout, le même mot revient, bouger. Quando sono nato ho lavorato, ho fatto il pastore, l'agricoltore, poi sono andato in Germania e sono stato 11 anni, poi sono tornato e ho lavorato 18 anni alla petrochimica di Porto Torres. Quando ero in forze, in certi periodi facevo anche 20 ore al giorno di lavoro, perché c'aveva una campagna che c'era un vigneto e quindi nel periodo della vendemmia si lavorava duro, lo facevo tutto da solo. Giuseppe me raconte qu'il marche chaque jour dans la campagne, une petite heure. E poi torniamo a casa, Cammina ogni giorno? tutti i giorni, se posso, se non ho impegni, tutti i giorni. Un peu plus loin, un autre groupe m'attend. Chaque jour, ils se retrouvent ici, à l'ombre des arbres. Ma tocca anche più grande, in campagna abbiamo lavorato assieme. Io sempre in campagna, prima con le zappando, poi con le pecore. Poi il trattore mi ha messo sotto e non ho fatto più 2 anni. Allora mi vede quanti passi ho fatto stasera. C'ho il contapassi anche, vede? Stasera, poi ne faccio anche la mattina. 20.500. Uno mi ha detto che io sono piccolino, sono passi piccoli. No, come 1,80 m. No. Quasi ogni giorno. Je leur ai posé la question qu'on se pose tous. Comment fait-on pour vivre aussi longtemps? Mangiare poco e lavorare. E camminare. Per conto mio. Si cambia tutto. Mangiare cosa che non ci abbia grassi, invece quello vedi come c'è la pancia, perché mangia cosa. Vieni qua. Grazie mille, siete stati gentilissimi. La struttura sociale conta molto, direi la struttura sociale è anche quella familiare. Nei paesi dell'interno non dobbiamo dimenticare che le famiglie erano piuttosto allargate, cioè non c'erano soltanto i genitori e i figli, ma molto spesso c'erano più generazioni che vivevano all'interno di una stessa abitazione, no? Quindi lei può immaginare l'importanza anche a livello emotivo di questi scambi tra generazioni, cioè molto spesso c'erano i bisnonni e i nipoti, no? Quindi Ici, ce que Gianni Pes décrit se voit encore. À Calangianus, petit village du nord de la Sardaigne, les liens dépassent les murs des maisons, jusqu'à la maison de repos, où les histoires se croisent et se transmettent. Ho iniziato con insegnare a votare le persone, soprattutto le donne, nel 1943. Elle s'appelle Anna Luciano et elle a été la première femme maire de la commune dans les années 70. Enseignante, éducatrice, militante catholique, elle a formé des générations d'enfants et consacré sa vie aux plus fragiles. Abbiamo girato tutte le campagne di Sant'Antonio a piedi, perché Questa non me l'aveva mai raccontata. Tanto io che questa suora è diventata suora, poi non avevamo macchine. Certo. A piedi, appena finivo la lezione, la scuola, perché io insegnavo lì Andava nelle case Girare, delle donne per dire che dovevano andare a votare, quindi cioè, un aiuto importante, no, questo. E lei appunto era una donna forte, quindi credeva sei venuta qui nella casa di riposo nel 2019? Sì. Dal 19 ci sono. 19. Dal 19. Sì. Anche lei. E spero di morire qui. À quelques mètres de là, une autre femme a choisi de dédier plus de 20 ans de sa retraite aux autres. Sì, certo. Venendo alla casa di riposo qua per 20 anni
ha fatto la presidente di questa casa di riposo. Sì, esattamente. Esattamente. Il tuo orgoglio della tua vita, cosa hai fatto, la tua identità, qual è stata la cosa più bella, il tuo orgoglio? Ed essere Ho stata cercato di l'insegnante. essere gentile con le persone per quanto mi era possibile. Ti sei perché dedicata molto agli altri. Non ho mai avuto, non ho mai disprezzato niente. Sì. Ho cercato di superare anche io le poche difficoltà, ma in fondo ho fatto una vita serena. Una vita serena. Tranquilla. Poi Insegnante? sono stata insegnante di matematica. Sì. Quella... Natale, cantateci una canzone in saldo. In gallurese. Cantiamo Antoneddu mi Antoneddu. Antoneddu mi Antoneddu. Io sono Natale, dai, quindi non la sanno, ve la imparemo. Antoneddu. Tutulu mundu vilagna. Ici, le chant fait partie de la vie, mais le vrai secret, ce sont les familles. Certo, aiuta molto il rapporto con i familiari. La visita dei nipoti e dei pronipoti è veramente una consolazione al cuore. L'affetto vale più di medicina. Arrivederci, grazie. State bene. Grazie signora, grazie di tutto. De retour en France, un constat s'impose. Notre rythme n'a rien d'une zone bleue. Des semaines interminables, des journées chargées et des repas pris en vitesse. Dans ce contexte, difficile d'imaginer vivre comme les centenaires sardes. Pourtant, une question reste ouverte. Que pourrait-on malgré tout adapter à notre échelle? Et comment un tel mode de vie pourrait-il trouver sa place dans une société comme la nôtre en 2025? Et maintenant, une question pour vous. Si vous ne deviez changer qu'une seule chose pour améliorer votre quotidien, ce serait laquelle? Dites-le moi dans les commentaires et si ce reportage vous a intéressé, abonnez-vous. Je suis Carla Bastoni, journaliste indépendante et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.